Oggi sono alla guida della prima berlina elettrica di lusso nella storia ad essere prodotta in serie, la Tesla Model S. Nello specifico si tratta della P85D, la entry level delle versioni performance, ovvero quelle più potenti disponibili. Ho voluto provare subito l'accelerazione pazzesca di questa macchina ed è veramente qualcosa di assurdo e non ho neanche dato tutto il gas disponibile. Parliamo un pochino dei dati. Dispone di due motori, questa è la dual motor, quindi ci sono due motori, uno sull'asse anteriore, uno sull'asse posteriore. La trazione è integrale e la scheda tecnica recita 700 cavalli e quasi 1000 Nm di coppia. Lo 0 a 100 è coperto in poco più di 3 secondi, la velocità massima è limitata a 249 km/h su un peso di 2241 kg, che almeno dal primo momento non si sentono più di tanto, però aspettiamo di arrivare in curva per capire meglio se è così oppure no, se lo sposta più o meno bene. L'autonomia dichiarata su questa versione del Model S è di 480 km, ma nell'effettivo utilizzo si arriva al massimo a 380 km. C'è una bella differenza, ma bisogna anche capire come la si usa. Il proprietario mi diceva la usa quasi sempre nella modalità insane, quella che ti dà tutta la potenza disponibile della macchina, e capirete bene che lì il consumo ovviamente c'è. La Model S ha una comodità, o almeno questa, essendo stata prodotta nel 2015, ha le ricariche disponibili sui supercharger disposti sia in Italia che fuori gratuite a vita, perché è stata appunto acquistata e prodotta prima del gennaio 2017. Da lì in poi si hanno solamente 400 kWh annui disponibili gratuiti, che corrispondono più o meno a un 1600 km. Non tanto, non poco, insomma è già qualcosa. Qui ho dato tutto. Madonna, ha un'accelerazione. Non è in quanto all'inizio dell'accelerazione, è che la mantiene e cresce. I freni sono buoni, ma potrebbero essere meglio, sono sincero. Dietro c'è anche la doppia pinza, però a certe velocità sarebbe utile avere un pochino di comfort in più a livello di freno, perché sì, ti frena, però la macchina baglia un pochino. Potrebbero essere più efficienti su una macchina che comunque dati alla mano eroga 700 cavalli. Sì, è questo che volevo capire, volevo sentirla in inserimento di curva, come avrebbe risposto alla grande. Il peso non si avverte neanche più di tanto. La butti dentro, dai gas, controlli agiscono, trazione integrale, ti porta via. È fantastica, è fantastica. La Model S è uscita ufficialmente nel 2012, ma è arrivata in Europa solamente nell'agosto del 2013, l'anno successivo. Nel corso degli anni è stata proposta con diversi tagli di batterie, si partiva dalla 40 fino alla 100 kWh. Ovviamente avevano tutti step differenti, sia prestazionali sia di autonomia. Di conseguenza andavano da un'autonomia di 224 fino a 632 km, ovviamente sempre dichiarati. Ho avuto modo di vedere sulla Model 3 che con il solo climatizzatore acceso la batteria andava giù quasi a vista d'occhio. Inizialmente veniva prodotta con solamente il motore posto sull'asse dietro, solo successivamente è stato possibile scegliere la modalità dual motor, esattamente come questa, con i due motori ognuno su un asse. Adesso non sono in modalità insane, adesso mi sta dando circa 500 e rotti cavalli, non è neanche a piena potenza, ma a breve la mettiamo a dura prova. Nel 2015 Elon Musk dichiarò che tutte le Tesla Model S vendute avevano già percorso 1,6 miliardi di chilometri.
l'autonomia era buona, l'affidabilità era buona, le macchine non avevano grossi problemi ed aveva raggiunto più di 100.000 unità vendute. Sono numeri pazzeschi se pensiamo alla tipologia di macchina, sia per i costi e sia anche per l'alimentazione. È una full electric e inizialmente non è stato facile entrare nel cuore degli appassionati. Dal 2017 è effettivamente disponibile solo nella versione dual motor con la trazione integrale, tutte le altre sono state tolte, si parte dalla 70, e nello stesso anno la Model S ha superato per vendite sia negli Stati Uniti che in Europa le berline di riferimento, le concorrenti, l'Audi A8 e la BMW Serie 7. Tutti questi dati non sono esattamente una cosa usuale, perché come ho detto è full electric. Già lì entrare nella testa delle persone, convincerle che è possibile avere una macchina con alimentazione solamente elettrica è una cosa. E poi passiamo al costo. Il discorso prezzo merita sicuramente un approfondimento. Questo modello in particolare è allestito così: di listino veniva 138.500 euro. Non sono proprio spiccioli, anche se valutiamo che di base superava di qualche decina di migliaia di euro i 100.000, dunque andare su con gli optional è un attimo. Questa nello specifico è stata acquistata usata a una cifra pari a 80.000 euro. Con 80.000 euro, se ne andiamo a paragonare all'Audi A6 o alla BMW 540 fino ad arrivare alla classe S, non è così difficile arrivare con un motore turbo diesel molto semplice anche in termini di potenza alle stesse cifre, ma non si avranno mai queste prestazioni. È assolutamente impossibile, spesso non si ha nemmeno la trazione integrale. Diciamo che in termini di offerta, a parità di prezzo, Tesla vince a mani basse. Madonna, che accelerazione, e non ho neanche tutta la potenza, ma sembra una Model 3,5. La Model S oggi parte da 77.000 euro, la 70D con la trazione integrale, 440 cavalli e 630 km di autonomia dichiarata. Se la paragoniamo alle Audi A6, come ho detto, la classe S parte da 98.300 euro. Sono cifre astronomiche, poiché parliamo sempre di motori a gasolio, ci sono tante limitazioni per le zone di traffico. Insomma, si va a comprare un'auto da un sacco di soldi, non si può entrare ovunque, si hanno prestazioni limitate. Con questa ti dimentichi tutto, giù tutto sempre. Hai la coppia disponibile completa, praticamente a 0 giri, non c'è partita, questa prestazione da supercar sulle dimensioni di una berlina. Altra cosa che sicuramente desta sempre molta curiosità è la garanzia. La garanzia di questa macchina ha la durata di 4 anni oppure 80.000 km, in base a quanto si gira. Le batterie e i motori sono garantiti 8 anni. Se mi trovate un'altra casa madre che vi offre una garanzia del genere, per cortesia me lo fate sapere, perché ad oggi non esiste una casa che vi dia una garanzia del genere, soprattutto su un'auto che viene sempre vista come "ah mamma, mi esplodono le batterie". Insomma, non stiamo parlando di un Nokia 3310, le batterie durano un sacco. Questa per esempio in 5 anni ha perso solo il 3% di autonomia totale, che è una cavolata, insomma. Se ci pensate, i vostri smartphone nel giro di 3 anni sono in grado anche di perdere il 30% delle batterie totali e non ci fate grossi chilometri. Quindi, giusto per darvi un'idea, le batterie di questa macchina sono affidabili, non hanno nessun tipo di problema, non vanno sostituite dopo questa leggenda metropolitana, dopo 4 anni devi sostituire le batterie. Ma secondo voi può una casa madre che si mette come obiettivo di costruire la macchina full electric più desiderabile del mondo, dopo 4 anni deve andarla a mettere sul ponte e togliere le batterie? È una cavolata. La Model S è anche famosa per avere il Ludicrous Mode, questa non ce l'ha, sarebbe quella modalità che ti scatena completamente le batterie. Tuttavia, grazie agli aggiornamenti periodici, il software è stato aggiornato ed è disponibile in modalità Insane. Adesso vado ad inserire la modalità che vi ho appena detto, e c'è anche le Insane Plus, giusto se uno vuole andare ad ammazzarsi. In modalità di sterzo selezionabili Comfort, Standard o Sport. Ho messo Sport. Ok, adesso la ragazza è completamente impostata per darmi tutta la potenza possibile. Lo sterzo, ho sentito già, è molto più rigido.
adesso c'ero, tutto sono un po' teso. È come quando sei al parco divertimenti e deve partire il roller coaster e tu non sai come sarà. Adesso vediamo un pochino. Do giù tutto, speriamo bene. Ancora la cintura. Ho ancora la cintura in tensione. Cioè, boh. Questa modalità va senz'altro dosata, è molto più rigida, molto più bella però, madonna. Stupenda. Non puoi dar tutto, in poche parole non puoi buttar giù tutto, perché ti porta via. È pazzesca, però relativamente ti abitui. Oltre ai dati tecnici, adesso vi racconto un po' di curiosità che ho avuto modo di imparare grazie all'utilizzo che ne ha fatto il proprietario. Prima curiosità: si è fatto un bel giro per l'Europa ed ha speso 0 euro di carburante. Ovviamente queste le ricariche gratuite a vita, quindi basta impostare e pianificare il proprio viaggio sulle colonnine Supercharger e non paghi niente. Ti fai un giro enorme, migliaia e migliaia di chilometri, torni a casa e non hai speso niente. Anche questo non è possibile con anche una macchina alimentazione ibrida o alimentazione a metano, non è possibile. Altra cosa, quest'auto è stata coinvolta in un incidente. Un'utilitaria in corsia autostradale ed è arrivata dietro fortissimo, boom, e l'ha tamponata. Il guidatore, avendo visto arrivare questa macchina molto velocemente, ha buttato giù tutto l'acceleratore, quindi ha ridotto la forza dell'impatto grazie all'accelerazione pazzesca di quest'auto. È stato comunque centrato da questa utilitaria, quasi non se n'è accorto a livello sonoro. L'utilitaria è distrutta, per fortuna non si è fatto male nessuno, la macchina è stata sistemata, però a livello di sconvolgimento, insomma, nell'essere coinvolto in un incidente, zero. Cioè, ti è venuto a sbattere un moscerino. Quest'auto era molto fuori dai limiti e non è riuscita a frenare, gli è arrivata addosso, ma come neanche. Quindi anche a livello di sicurezza la Model S è impressionante, credo sia la parola più giusta, così come sotto molti altri punti di vista. Madonna, in frenata sì, lo sterzo è durissimo. E non solo è duro, ma i gradi sono anche quelli giusti. Non devi fare il giochetto che praticamente ti fai ogni volta con le macchine anche sportive, sì, ma stradali, dove la devi prendere per la parte inferiore del calice per capirsi. Madonna, è troppo divertente sta macchina. Comunque con la sola trazione posteriore sarebbe bella ingestibile. La trazione integrale è necessaria, un'erogazione troppo prepotente. Madonna. Però ti ci abitui subito a correrci questa macchina. Ti ci abitui subito, è troppo divertente. È disponibile al 100% come solo una Tesla sa essere. Non ce n'è. Sono partiti per primi ed hanno avuto dei risultati pazzeschi. Esternamente è molto bella, ha una verniciatura che è un grigio, ma è stata passata una cera che dà una particolare tinta che butta su un viola. È un colore molto strano, molto particolare. Curioso anche avere i cerchi in tinta, ma ci sta bene, è lì il punto. Solitamente il cerchio è scuro oppure è un argento, un cromo, qui ci sta veramente bene. I cerchi sono da 21 pollici, sono così e basta, non si possono avere altri cerchi opzionali, sono proprio da libretto, quindi o 21 o niente. Ha una bella zampa. Sono molto utili viste le prestazioni, madonna.
non ti dà l'idea di essere una berlina così grossa. Comunque si sposta alla grande, chiaro, poi è 4,97 m, quasi 2 di larghezza con gli specchietti aperti, non è una macchina che butti dentro ovunque e con cui trovi facilmente parcheggio, diciamo, però in linea di massima non sembra così grossa. La linea esterna, a mio parere, è più filante, è più pulita rispetto alla Model 3, è più bella soprattutto ai frontali. Anche qui è presente il doppio tetto in vetro, è molto molto bella. Sinceramente è un investimento importante, però non è che nel lungo periodo, acquistando un'auto tra virgolette convenzionali, si vada a risparmiare chissà che cosa. Ci sono comunque dei costi importanti, potrebbe essere un investimento da valutare, soprattutto nell'ottica del medio-lungo periodo. Un'auto del genere te la prendi e poi dopo 5 anni non sei tra virgolette obbligato a cambiarla per il chilometraggio o altro, te la tieni e te la godi. Si può regolare l'altezza di marcia mentre si va da molto alto, alto standard o basso. Le sospensioni sono ad aria, è una figata vedere alzarsi e abbassarsi. Per avere l'insane mode che ti dà il 100% dell'auto bisogna abbassarla tutta e bisogna stare un po' attenti, perché insomma alla fine della fiera mi informa che è alta solo 13 cm, in modalità missile praticamente. Altra cosa, anche su questa non sono necessari tagliandi, si va ad un controllo ogni 80.000 km consigliato, quindi non necessario, non vi si accende la spia del service, si può controllare. Principalmente vengono controllate le masse non sospese, la gomma, viene controllato il freno e il liquido di raffreddamento delle batterie. Stop, non c'è altro da fare su questa macchina. Come avevo detto nella Model 3, anche qui non si paga il bollo per i primi 5 anni. Successivamente da regione a regione, questa cosa è variabile, per dire in Veneto si paga il 25% della potenza totale, che calcolatrice alla mano sarebbero 175 cavalli. Praticamente si paga quasi tanto quanto la mia Audi TT seconda serie, che è 1.8 turbo benzina. Una cavolata, insomma, meno di una Golf GTI o di tutte le altre sportive a cui potete pensare, insomma. Sono numeri sbalorditivi, perché questa è una... e te li dà ancora, cioè una potenza che non è paragonabile neanche per scherzo a nessuna delle auto che ho provato. I dati parlano per lei: 700 cavalli e 1000 Nm di coppia sono qualcosa di scandaloso. Cioè, chiaramente le prestazioni sono da supercar, il comportamento, il coinvolgimento non è lo stesso. Ho avuto modo di guidare per esempio una 458 Italia, hai il vuoto aspirato dietro che ti urla, la posizione di guida è più bassa, il peso è più ridotto, insomma è una Ferrari, è un'altra cosa. Ma se si fa un utilizzo tra virgolette normale dell'auto, o non si è degli appassionati enormi, si vuole fare un investimento, si prende questa. È una comodità su 5 metri di berlina difficilmente raggiungibili dalle altre. Internamente i materiali sono superiori alla Model 3, è rifinita bene questa, anche tutti i dettagli dal tunnel e poi già braccio, lato bocchette tutti in carbonio, vero carbonio. Il monitor centrale dove si comanda tutta l'auto è gigante, che questo credo sia almeno una volta e mezza quello della Model 3. È finita bene, i materiali sono belli, la macchina non ti dà l'idea di essere cheap, è veramente bene. Ci sono anche parasoli, cosa che dall'altra parte mancano. Sinceramente io mi sto trovando bene, mi sento molto a mio agio, mi sento comodo. La batteria è calata, sì, però stiamo facendo gli scemi da un po'. Questa macchina è pazzesca. Se si vuole tutta la potenza disponibile, si può tranquillamente entrare nella modalità Dyno Test. Basta tenere premuto il tasto in alto sul touchscreen, esce una barra dove inserire un codice, si inserisce, l'auto rimuove tutti i controlli possibili. Il comportamento diventa molto cattivo, quindi bisogna stare bene attenti a dove la si utilizza e come la si utilizza. Per quanto mi riguarda, posso solamente dire che Tesla è l'unica auto full electric in grado di non far rimpiangere un'auto a propulsione termica. Nonostante un missile come questi, che ho avuto modo di provare, faccia tanta gola, personalmente però sarebbe inutile, sarebbe uno spreco prenderne un'elettrica, perché percorro davvero pochi chilometri annui, quindi rimango sul termico, mi tengo il mio turbo benzina, anche se non vi nascondo che comunque
ci avevo fatto un pensiero, non sulla Model S ma sulla Model 3. Tuttavia al momento tengo la mia TT e in un futuro prossimo vedremo cosa succederà. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!